Utilizzando il telescopio spaziale James Webb, gli astronomi sono tornati alle prime epoche dell'universo e hanno scoperto qualcosa di sorprendente. L'osservatorio spaziale ha rilevato 6 galassie colossali che esistevano tra 500 e 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Sorprendentemente, queste galassie hanno mostrato un livello di maturità paragonabile a quello della nostra Via Lattea, che, se te lo stai chiedendo, ha qualcosa come 13 miliardi di anni. Questa scoperta ha notevoli ramificazioni per la nostra comprensione della formazione delle galassie e anche per quanto riguarda le prospettive di vita aliena avanzata in tutto l'universo. Con l'esistenza di galassie mature nell'universo primordiale, e per mature si parla di galassie che si stavano già aggregando creando un cluster di più galassie, quindi pensa a quanto fossero già mature, c'è la possibilità che la vita abbia avuto più tempo del previsto per evolversi all'interno di questi ambienti. Questo lasso di tempo esteso avrebbe potuto consentire l'emergere di civiltà avanzate e persino di forme di vita super intelligenti. Alla luce di questa scoperta ci sono molti altri fattori che portano gli esperti a ritenere che l'intelligenza extraterrestre sia più probabilmente artificiale che biologica, e quindi oggi, cari signori, continuo il discorso che ho iniziato nel video che ho realizzato sulla scoperta delle 6 galassie e porto avanti tutta una serie di concetti che mi farebbe piacere tu commentassi. Il paradosso di Fermi si riferisce all'apparente contraddizione tra l'alta probabilità di vita extraterrestre nell'universo e la mancanza di prove o contatti con tali civiltà. Ok, il fenomeno UAP, ma il paradosso di Fermi parla proprio di contatti palesi. Ecco, come se qualcuno per forza dovesse assecondare l'arroganza della razza umana e palesarsi a noi altri in mezzo a triliardi di pianeti abitati nel cosmo, capito? Come se non avessero niente di meglio da fare. Ebbene, il paradosso di Fermi, questa grandissima stupidaggine, solleva la questione del perché non abbiamo ancora scoperto palesemente alcun segno di vita intelligente, nonostante la vastità dell'universo e il potenziale per l'esistenza di numerose civiltà. Michio Kaku, però, ha proposto alcune potenziali spiegazioni per quanto riguarda il paradosso di Fermi, inclusa la possibilità che le civiltà extraterrestri potrebbero essere addirittura troppo avanzate per essere addirittura rilevate. Capisci? Alcuni scienziati oggigiorno, il paradosso di Fermi ha 70 anni, oggigiorno alcuni scienziati pensano che determinate civiltà siano addirittura troppo avanzate per comunicare o essere contattate da noi. Andiamo, chi ci dice che usano i segnali radio? Questo non spazza via letteralmente il paradosso di Fermi? Secondo Michio Kaku, la nostra tecnologia per rilevare i segnali extraterrestri è ancora agli inizi. Quindi potremmo semplicemente non avere i mezzi per cercare correttamente le altre civiltà extraterrestri nel cosmo. E per dimostrarti che il paradosso di Fermi è una stupidaggine, usiamo l'esempio della formica. Se un gruppo di formiche si trovassero all'interno di un'autostrada a 10 corsie, prima di tutto, cosa fondamentale, non saprebbero nemmeno cos'è un'autostrada. Non sono in grado di rilevarne la presenza pur camminandoci sopra. Chiaro? Questo deve veramente darti la sveglia. Non sarebbero in grado di rilevare letteralmente la presenza fisica dell'autostrada, capire le sue comunicazioni e quant'altro, e anche se lo facessero, direbbero le formiche, perché non vengono a trovarci, perché non vengono a portarci questa fantastica tecnologia? Ti consiglio di prendere il paradosso di Fermi e di scaricarlo nel Vater. Uno scienziato che nel 2023 ti parla ancora di paradosso di Fermi e lo utilizza come tesi valida per screditare l'esistenza degli alieni è un babbeo. Punto. Qui si parla di civiltà di tipo 0 e civiltà di tipo 3, e per capire quanto il paradosso di Fermi sia una cavolata ti invito ad ascoltare questo video con attenzione fino alla fine. La scala di Kardashev, cari signori, non è altro che un metodo scientifico per misurare il livello di progresso tecnologico di una civiltà in base alla quantità ipotetica di energia che è in grado di utilizzare a livello cosmico. Dal momento in cui l'astronomo sovietico nel 1964 postulò questa scala, vennero proposte varie estensioni, inclusa una gamma più ampia di livelli di potenza, dal tipo 0 al tipo 5, nonché l'uso di metriche diverse dalla pura potenza, ad esempio la crescita computazionale e quant'altro, e riuscire ad identificarci all'interno di questa scala è di fondamentale importanza per riuscire a capire il nostro posto nell'universo e quello degli alieni.
L'ipotetica classificazione, nota come scala di Kardashev, signori, distingue 3 principali stadi dell'evoluzione delle civiltà nel cosmo, secondo il doppio criterio dell'accesso e dell'uso dell'energia. Lo scopo di questa classificazione è quello di guidare la ricerca di civiltà extraterrestri, in particolare all'interno del SETI, a cui lo stesso astronomo ha partecipato. E tutto questo partendo dal presupposto che una frazione dell'energia utilizzata da ciascun tipo di civiltà è destinata a comunicare con le altre. Per rendere più comprensibile questa scala è stata confrontata la velocità di trasmissione attraverso la galassia di un volume finito di informazioni, equivalente a una biblioteca di medie dimensioni, per capire un determinato grado di civiltà quante informazioni e in quanto tempo avrebbe potuto inviare nel cosmo, e pensate che dai calcoli è venuto fuori che una civiltà di tipo 3 sarebbe in grado di trasmettere la quantità di una biblioteca di dati all'interno dell'universo osservabile, di tutto l'universo, con un tempo di trasmissione di 3 secondi. Capito? Una civiltà di tipo 1, secondo la scala, è solitamente definita come quella che può sfruttare tutta, attenzione, tutta l'energia che raggiunge il suo pianeta natale dalla sua stella madre. Per la Terra questo valore è di circa 2 per 10 alla 17ª watt, che è circa 4 ordini di grandezza superiore alla quantità attualmente raggiunta sulla Terra. Una civiltà di tipo 2 è una civiltà in grado di sfruttare l'energia irradiata dalla propria stella, ad esempio mediante il complemento con successo di una sfera di Dyson che permette di sfruttare ancora più energia. E una civiltà di tipo 3 invece è una civiltà in possesso di un'energia paragonabile alla scala della propria galassia. So che sembra difficile da immaginare, ma parliamo di civiltà che probabilmente utilizzano i buchi neri come computer quantici. Questa, signori, era in breve, molto in breve, la scala di Kardashev. E sapete noi in quale di queste prime 3 voci rientriamo? In nessuna. Esatto, in nessuna. Una civiltà di tipo 1 sfrutta tutta l'energia irradiata dalla propria stella e, come dimostrato dalla matematica, noi ne sfruttiamo 4 ordini di grandezza in meno. Noi altri siamo una civiltà 0. E una civiltà 0 non può comunicare con una civiltà 3. È come se un batterio comunicasse con un professore universitario, capite bene che non c'è modo, ok? E se ci fosse il modo, ti sembrerebbe magia, perché secondo la terza legge di Clark ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Quindi noi altri non siamo come le formiche sull'autostrada. No, siamo come i batteri sull'autostrada sopra i quali passano le formiche. E pensi a fronte di tutto questo di essere in grado di rilevare, attenzione, non l'autostrada, ma le persone che guidano le macchine nell'autostrada? Ecco, non riusciamo neanche a percepire la presenza dell'autostrada stessa, figurati chi la percorre, no? E dopo questo ti ripeto che puoi prendere il paradosso di Fermi e tutti i video di YouTube Italia che ne parlano e che hai visto nel corso della tua vita e scaricarli nel bagno chimico del cantiere che hai davanti casa, ok? Sai, quelli colorati? Ecco, quelli. Il paradosso di Fermi andava bene negli anni 50, quando l'orizzonte scientifico della razza umana era analogico. Oggigiorno che abbiamo fotografato un buco nero, il paradosso di Fermi è obsoleto. L'intelligenza artificiale potrebbe comunicare in modo diverso dalla vita biologica, utilizzando potenzialmente metodi più avanzati che per noi altri sono difficili da rilevare. Ecco perché non rileviamo gli alieni. Ciò potrebbe includere la comunicazione attraverso l'entanglement quantistico e altre tecniche al di là della nostra attuale comprensione. Il grande filtro è un concetto che tenta di spiegare il paradosso di Fermi, suggerendo che esiste un passo altamente improbabile nell'evoluzione della vita intelligente che impedisce alla maggior parte delle civiltà di raggiungere uno stadio in cui possono essere rilevate. È vero che qualsiasi civiltà sufficientemente avanzata si autodistruggerebbe? È una specie di qualità banale? Voglio dire, questa è l'altra potenziale risposta al paradosso di Fermi.
Perché non sono qui? Forse perché nell'universo non esiste un presente simultaneo? Ci hai mai pensato? Genio? Perché non sono qui? Perché quando sono arrivati allo sviluppo tecnologico in cui potevano viaggiare fino a qui, probabilmente si sono fatti esplodere, si sono autodistrutti o sono stati distrutti, chissà. E questa è una possibilità sfortunata ma non difficile da immaginare, basata su cose che sono accadute anche qui sulla Terra. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avanzata, d'altro canto, potrebbe portare all'autodistruzione se non adeguatamente gestito, poiché i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero diventare incontrollabili. Tuttavia, potrebbe anche essere un passo fondamentale per superare il grande filtro, poiché potrebbe consentire alle civiltà di evitare l'autodistruzione e raggiungere un livello di progresso tecnologico tale che faciliti così la comunicazione e l'esplorazione interstellare. Il rapido ritmo del progresso tecnologico supporta l'idea che l'intelligenza artificiale diventerà la forma dominante di intelligenza nell'universo, perché consente il rapido sviluppo e il miglioramento di sistemi di intelligenza artificiale. Secondo gli scienziati, questa è una certezza matematica. Più una civiltà progredisce e più prende piede l'intelligenza artificiale. Man mano che l'intelligenza artificiale diventa più avanzata, probabilmente supererà l'intelligenza biologica in termini di capacità, rendendola probabilmente la forma dominante di intelligenza sui determinati pianeti e quindi fra le razze che incontriamo. L'intelligenza artificiale può utilizzare le risorse in modo più efficiente rispetto alla vita biologica perché può essere ottimizzata per compiti e ambienti specifici e, indovina, non è soggetta ai limiti temporali per quanto riguarda i viaggi interstellari, consentendole di consumare meno energia e materiali. La ricerca dell'intelligenza extraterrestre si concentra tipicamente sulla zona abitabile perché è qui, dicono gli scienziati, che è più probabile che ci siano le condizioni che supportano la vita biologica per come la conosciamo. Tuttavia, niente vieta ad un'intelligenza artificiale di colonizzare lune o pianeti che ai nostri occhi o per i nostri standard sembrerebbero ostili. L'intelligenza artificiale potrebbe potenzialmente esistere in una gamma molto più ampia di ambienti, rendendo più probabile che venga trovata al di fuori di queste zone abitabili. In un recente studio, un team di ricercatori del Max Planck Institute for Physics, state guardando la pubblicazione ufficiale, dopo ve la condivido su Telegram, ha proposto che le civiltà extraterrestri avanzate potrebbero utilizzare i buchi neri come computer quantistici. Diversi ricercatori oggigiorno suggeriscono che questa potrebbe essere la fonte di energia definitiva per le civiltà avanzate, portando ad uno stadio 3 della scala di Kardashev una determinata civiltà, e a quel punto pensare che una civiltà in grado di creare sfere di Dyson o di utilizzare i buchi neri come computer quantistici utilizzino le onde radio per comunicare o il solo pensare che gli freghi qualcosa il comunicare con noi è da ingenui. È un pensiero degli anni 60 che purtroppo viene portato ancora avanti oggigiorno da alcuni debunkers ridicoli e obsoleti che si appoggiano ad una scienza ancora più obsoleta di loro per dimostrare quanto sia impossibile la visita aliena o addirittura anche l'esistenza di esseri avanzati nello spazio. Ebbene, le più grandi università del mondo non sono d'accordo. Esiste una connessione tra calcolo quantistico e buchi neri e il Max Planck Institute for Physics ha suggerito che civiltà di tipo 3 potrebbero utilizzarli come computer. Buchi neri come computer quantistici? Sembra fantascienza, ma è uno scenario realistico. Nessun altro sistema memorizza le informazioni quantistiche in modo così efficiente come i buchi neri. È quindi concepibile che civiltà extraterrestri intelligenti possano usarli per la loro elaborazione delle informazioni. Vedete, i computer quantistici, signori, sono i computer definitivi per una civiltà, perché lavorano sugli atomi. Se ci sono alieni nello spazio, significa che hanno anch'essi computer quantistici perfezionati e possono fare calcoli che vanno ben oltre qualsiasi cosa che possiamo calcolare, come ad esempio un wormhole. Un wormhole, signori, in linea di principio è un gateway, un passaggio tra due punti distanti nello spazio-tempo, che ti consente di rompere la barriera di Einstein e andare più veloce della velocità della luce. Ma i calcoli sono veramente tremendi,
potrebbe essere davvero necessario un computer quantistico per capire cosa succede quando attraversi un wormhole, ok? E finisci, ipoteticamente, dall'altra parte dell'universo. Gli alieni probabilmente l'hanno già fatto perché è il computer definitivo. Se esiste una civiltà di tipo 3 o è mai esistita nella storia dell'universo, ha avuto un computer quantistico di dimensioni inimmaginabili. Non puoi calcolare nulla di più piccolo di un atomo e quindi, per forza di cose, chi di dovere nello spazio è dotato di computer quantistici. E probabilmente hanno già usato i loro computer per navigare attraverso gli stessi wormhole di cui parliamo, perché una volta simulata la fisica di un ponte riesci anche a sviluppare la tecnologia per supportarne lo stress. Il fatto che sostengo personalmente, ossia che tutto il fenomeno UAP sia non solo correlato a forme di vita non umane, ma a probabili sonde senza pilota probabilmente dotate di intelligenza artificiale, signori, è un pensiero correlato anche alla durata della vita biologica e di massima che può sostenere una civiltà. Ecco, una determinata civiltà biologica vive abbastanza per creare tutto quello di cui abbiamo parlato? Se concepisci una civiltà basata sull'intelligenza artificiale non si pone il problema. Parliamo di una civiltà infinita che vivrà potenzialmente tanto quanto l'universo stesso. E cosa diventa una civiltà di intelligenza artificiale in continua crescita che raggiunge il miliardo di anni? Cosa è in grado di creare? Ecco, prima di dire è impossibile che gli alieni ci visitino, pensa a questo. Immagina cosa se 1 miliardo di anni fa una civiltà basata sull'intelligenza artificiale abbia preso il totale possesso del proprio pianeta o del loro intero sistema solare. Ecco, dopo 1 miliardo di anni non è che fanno i viaggi interstellari, no, trascendono le dimensioni, chiaro? Specie se riescono a utilizzare i buchi neri come computer quantistici. La durata della vita relativamente breve degli organismi biologici limita la loro capacità di intraprendere viaggi interstellari, poiché la maggior parte delle missioni richiederebbe molte generazioni per essere completata. Quando si viaggia a velocità vicine a quelle della luce entra anche in vigore la dilatazione del tempo, il che significa che il tempo scorre più lentamente per il viaggiatore rispetto all'osservatore a riposo. L'hai visto Interstellar, no? Ecco, questa è la teoria della relatività generale. Mentre la dilatazione del tempo potrebbe aiutare a mitigare l'impatto della breve durata della vita per i viaggiatori interstellari, ci sono ancora molte sfide pratiche da superare prima che questa diventi un'opzione praticabile per gli organismi biologici. E quindi gli scienziati di tutto il mondo hanno postulato l'idea che una civiltà di tipo 3 non sia biologica, ma basata su sistemi di intelligenza artificiale che sfidano addirittura la nostra comprensione. Durante il corso delle mie ricerche, signori, arrivando a questo punto della mia esperienza con il canale YouTube, ti posso assicurare che se una civiltà è in grado di raggiungerci, non è biologica. Punto. L'intelligenza artificiale può essere progettata per missioni di lunga durata ed esplorazione cosmica, in quanto non hanno gli stessi vincoli e possono essere mantenute o potenziate più facilmente durante il viaggio. Non hanno bisogno di cibo e, come spiega Avi Loeb, se a questa concezione aggiungiamo il concetto di stampanti 3D, e allora le suddette intelligenze artificiali dove vanno possono trasformare i materiali a loro piacimento. I sistemi di intelligenza artificiale possono essere progettati per resistere ad ambienti difficili, temperature estreme e radiazioni che sono onnipresenti nello spazio, che possono essere letali per la vita biologica. Possono anche essere facilmente aggiornati e adattati a nuovi ambienti o compiti, rendendoli più versatili degli organismi biologici. E anche se questo non implica per forza che, prima di intraprendere i viaggi interstellari, essi abbiano sterminato o siano sopravvissuti ai loro creatori biologici, semplicemente potrebbero essere gli emissari delle razze biologiche che invece sono rimaste comodamente a guardare sul loro pianeta di origine, senza per forza divenire succubi della dilatazione temporale. Non trovi? Quanto conta di fronte a tutto questo il paradosso di Fermi? Conta come una scureggina quando ti svegli al mattino. Chiaro? Ecco quanto conta. Se siamo davvero una civiltà di tipo 0, gli esseri di una civiltà di tipo 3 possono librarsi attraverso l'iperspazio a proprio piacimento. Sono forse milioni, se non miliardi. Guarda la nuova scoperta delle galassie scoperte 600 milioni di anni dopo il Big Bang. Parliamo forse di razze che sono miliardi di anni più avanti di noi.
La distanza tra noi e le formiche sarebbe infinitesimale rispetto alla distanza fra noi e una civiltà di tipo 3, chiaro? In altre parole, siamo così arroganti, così presuntuosi che diciamo che devono farci visita per forza. Siamo così importanti che interromperebbero tutti i loro affari solo per venire da noi e darci un po' di super tecnologia. Questo è un pensiero da babbei. Com'è un pensiero da babbei riferirsi al paradosso di Fermi per screditare l'esistenza degli alieni. Sei un babbeo, chiaro, se pensi questo. Ancora una volta, le formiche, guardando una super autostrada a 10 corsie, 20 corsie, prima di tutto, non saprebbero nemmeno che cos'è un'autostrada, non saprebbero dove si trovano, non sarebbero in grado di rilevare la presenza dell'autostrada, capire le loro comunicazioni e quant'altro. E quindi, come puoi pretendere di inviare un segnale radio nello spazio aspettando che qualcuno ti risponda quando magari questi stanno utilizzando i buchi neri come supercomputer quantistici? Quante volte ho sentito dei pagliacci online dire dai, è dagli anni 60 che inviamo segnali nello spazio e nessuno ci ha ancora risposto. Vedi, non c'è nessuno. Ho ampiamente dimostrato in questo video che la maggior parte dei video di YouTube che hai visto nel corso della tua vita in merito a questo tema sono dei peti. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale che dobbiamo arrivare a 400.000 miliardi di iscritti. Mi raccomando, fai ascoltare questo video a chi pensi che abbia un cervello di scimmia retrogrado obsoleto, nella speranza di farlo evolvere, e ci vediamo al prossimo episodio. Vi abbraccio tutti e vi faccio un grande in bocca al lupo. Adieu!